Ciao a tutti, in questo secondo video, dopo aver parlato di un grande film americano, vorrei parlarvi di un film italiano, e in particolare uno dei pilastri su cui si fonda il neorealismo cinematografico. Ladri di biciclette, girato nel 1948, è l'esempio forse più alto della perfetta sinergia fra le capacità di regista di Vittorio De Sica e lo stile narrativo di Cesare Zavattini. Come possiamo definire il cinema neorealista italiano? Possiamo identificare alcune caratteristiche tipiche dei film neorealisti, che sono l'utilizzo di ambienti reali, ambienti esterni soprattutto, l'uso di attori non professionisti, le tematiche affrontate normalmente riguardano le classi proletarie, operai e contadini, e c'è un utilizzo molto povero degli strumenti della messa in scena. I film neorealisti sono girati con una certa ristrettezza di mezzi, pensiamo solo a Roma città aperta, forse l'esempio più tipico di film girato con mezzi di fortuna. In questo caso abbiamo un utilizzo molto raffinato nella sua semplicità della macchina da presa da parte di De Sica. Il film non era un film a bassissimo costo, però incarna in sé tutte le caratteristiche del cinema neorealista. La storia si riassume in 10 parole. In realtà tutto quello che conta in questo film è come il film riesce a far sentire il dramma della condizione umana nel momento in cui vengono meno alcune condizioni essenziali, quali per esempio il lavoro. Siamo nel 1948, siamo in un'Italia devastata dalla guerra, che dopo 20 anni di dittatura diventa un paese libero, cerca di diventare un paese democratico e si scontra con la mancanza vera e propria di mezzi di sostentamento di base. È un film che in Italia inizialmente ha avuto un'accoglienza molto fredda. Si ricorda che i primi spettatori che andarono al cinema a vederlo chiesero il rimborso del prezzo del biglietto. Inutile stare a ricordare tutta la polemica che si innescò fino a livello parlamentare. Non era concepibile in quel momento un film che parlasse della realtà. Si usciva da 20 anni di dittatura in cui il cinema aveva parlato di altro, non aveva parlato della realtà. Lo shock che provoca Ladri di biciclette è quello di un film che finalmente guarda in faccia alla realtà, mostra gli italiani per quello che sono e non per come vorrebbero essere, e questo provoca un rifiuto a molti livelli. Il film inizialmente non viene nemmeno capito dalla critica e il vero successo del film arriva quando comincia ad essere apprezzato all'estero. Circa un anno dopo l'uscita del film, finalmente il film ottiene il primo trionfo ed è in Francia l'uscita del film a Parigi, quando René Clair, grande regista, abbraccia al termine della proiezione di Vittorio De Sica. Il film viene proiettato in tutto il mondo, ottiene un numero enorme di premi, viene riconosciuto finalmente come un film fondamentale, un'opera a suo modo rivoluzionaria che riesce a portare verso il cinema un'intera generazione di cineasti. In Europa, tra l'altro, il movimento della Nouvelle Vague sarà molto influenzato da Ladri di biciclette. Negli Stati Uniti lo stesso, anche grazie all'Oscar che prende per il miglior film straniero nel 1950, e non dimentichiamoci grandi registi anche di paesi allora in via di sviluppo come l'India, basti ricordare Satyajit Ray, Bimal Roy, registi che continueranno per tutta la loro vita a ricordare l'influenza che ha avuto Ladri di biciclette sulla loro formazione, e non c'è un film uscito negli anni 40 che riesca ad essere così universalmente amato in tutti i paesi. L'influenza che ha avuto questo film è stata enorme, semplicemente non esiste nessun altro film italiano che ha avuto un'influenza così grande sul cinema di tutto il mondo. Quello che colpisce del film, oltre alla storia, è sicuramente lo stile, uno stile asciuttissimo, uno stile ridotto all'essenziale in cui non c'è nulla di superfluo, dai movimenti di macchina al montaggio, ai protagonisti, alle battute, ai dialoghi, non c'è assolutamente nulla di troppo. Possiamo oggi pensare al film come a un film di stile documentaristico, in realtà è il contrario. In realtà è Ladri di biciclette che ha influenzato un'intera generazione di documentaristi e ha inventato un nuovo modo di guardare alla realtà.
Questa Italia del dopoguerra è un'Italia in cui dominano la miseria morale e la miseria materiale. Dopo decine di anni in cui il cinema era considerato solo una forma di evasione, dopo anni di dittatura in cui tutti i temi che riguardavano il sociale erano stati aboliti e vietati nel cinema, un film come Ladri di biciclette costituisce un elemento di impatto enorme all'interno del panorama cinematografico italiano. Vengono utilizzati attori presi dalla strada, attori non professionisti, e questo è un elemento sconvolgente per il pubblico dell'epoca, non solo in Italia ma anche all'estero. Pubblico abituato allo star system, abituato ad attori esaltati, venerati come star, eccetera, che improvvisamente si trova a vedere delle persone qualsiasi esattamente come lo spettatore medio. 3 parole vengono in mente pensando alla storia di questo film e a come viene raccontata, e sono umanità, povertà e dignità. La storia è umanissima nel senso che va a scavare negli elementi più profondi ed essenziali della natura umana, la ricerca di un lavoro, la ricerca di una stabilità economica, il rapporto fra padre e figlio, l'indifferenza della folla, tutta una serie di elementi in cui chiunque riesce a riconoscersi, tuttora, a distanza di 70 anni. Un altro aspetto importantissimo del film è il ruolo della città. Molto spesso si sente dire che è l'esaltazione della bellezza, della romanità, del popolo. In realtà di Roma vediamo molto poco. Non c'è assolutamente la Roma oleografica, la Roma turistica. Vediamo alcuni scorci, vediamo soprattutto la massa indifferente della città. Quello che vediamo è la folla nella sua freddezza, nella sua indifferenza, oltre a vedere la freddezza della burocrazia nei confronti del dramma che stanno vivendo i personaggi, come per esempio quando Ricci va a fare la denuncia e c'è quel momento bellissimo in cui il brigadiere dice no, niente, una bicicletta. Quello che noi percepiamo soprattutto è una città fredda, indifferente, una città che possiamo più avvicinare a una metropoli, nel senso che l'individuo viene in qualche modo fagocitato dalla folla e l'interesse dell'individuo non è nulla agli occhi di tutti gli altri. La Roma che vediamo è soprattutto una Roma labirintica, in cui, salvo rarissimi casi, nessuno ha interesse a quello che sta succedendo. È una città diversissima dalla rappresentazione stereotipata dei film degli anni precedenti, la Roma dei quartieri, del popolino, e proprio questa capacità di distaccarsi dagli elementi tipici, pittoreschi, romaneschi o italiani, rende il film un capolavoro universale perché riesce a comunicare le esigenze e i drammi più profondi dell'umanità. In questa indifferenza, in questa ostilità, il film ci porta progressivamente verso lo squallore. Sia il personaggio del vecchietto vagabondo, mendicante, sia il personaggio del ladro si muovono in ambienti talmente poveri e miserabili da far quasi sentire in imbarazzo il protagonista, che ha una vera casa, che ha una vera famiglia. Non va dimenticato poi il personaggio del ladro, che invece di essere un antagonista, un cattivo, che normalmente verrebbe in qualche modo punito all'interno della storia del film, in questo caso la genialità degli autori fa del ladro un disperato ancora più disperato di Ricci. Uno degli elementi chiave del film è sicuramente la disperazione. La disperazione che prende il protagonista è qualcosa che ci portiamo avanti per tutto il resto della storia e diventa una componente fondamentale di tutto l'agire del protagonista. Disperato quando gli rubano la bici, disperato quando ne va alla ricerca, disperato quando non trova più il figlio improvvisamente e pensa che sia caduto nel fiume. C'è tutta una serie di episodi e di elementi che portano il protagonista a cercare una soluzione. La soluzione alla fine, l'unica soluzione, appare quella di diventare un ladro di biciclette anche lui. E poi c'è questo finale non consolatorio, questo finale aperto,
ma che porta con sé la disperazione dei protagonisti e la porta anche fuori dal cinema. Una delle cause dell'insuccesso del film in Italia fu proprio che questo film non concede nulla al sogno. Il sogno di Ricci di crearsi una vita migliore è rappresentato dalla bicicletta e questo sogno non verrà realizzato. Uno degli elementi che più spiccano in questo film è sicuramente la coppia dei protagonisti. I due protagonisti, il padre Antonio Ricci e il figlio Bruno, sono una delle coppie, vorrei dire, meglio assortite della storia del cinema. Che un dramma di questo genere poteva funzionare solo se nella storia si fossero alternati i momenti drammatici ai momenti comici. Questo film basa gran parte della sua straordinaria capacità di appassionare il pubblico anche in questo rapporto a volte struggente, a volte esilarante, che esiste fra il padre e il figlio. De Sica sa benissimo quanto gli opposti funzionino all'interno di una coppia comica o di una coppia drammatica. Questa straordinaria sinergia nasce anche dal contrasto che abbiamo fra un attore come Lamberto Maggiorani, alto, magro, spigoloso, che a fatica fa uscire le proprie emozioni, i propri sentimenti, e invece al contrario il figlio, interpretato da Enzo Staiola, che è quanto di più spontaneo, quanto di più estroverso nell'esprimere le proprie emozioni e nello stesso tempo fisicamente è all'opposto del padre. Piccolo, rotondetto, è il contraltare perfetto alla figura paterna. Il figlio in qualche modo è lo specchio dell'anima del padre. E qualche volta il figlio sembra quasi essere più maturo del padre, basti pensare alla scena dell'incontro con il ladro, quando il padre quasi scatena una rissa, un tafferuglio, nel cercare di recuperare la sua bicicletta, mentre il figlio, in maniera più saggia, è quello che lo toglie dai guai andando a chiamare una guardia. Che cosa ci impressiona ancora oggi di questo dramma? Una delle cose che sicuramente colpiscono ancora oggi di questo film è la capacità di inseguire i personaggi nelle loro minime emozioni. E la grandezza del film, la grandezza degli autori è quella di riuscire a farci capire le emozioni che provano i protagonisti da piccolissime sfumature, da piccoli particolari, da dei dettagli che sembrano quasi essere buttati casualmente all'interno della storia, quando in realtà vanno sempre a scavare nel profondo. E come non ricordare tutte quelle scene memorabili che sono entrate nella storia del cinema, dalla scena della ricerca della bicicletta alla scena della trattoria, fino a quella scena finale straordinaria in cui c'è un rovesciamento di ruoli tra padre e figlio. Prima è il figlio che piange guardando il padre che viene catturato dopo aver rubato la bicicletta, ma a un certo punto il padre è quello che piange, il figlio non piange più e prende la mano del padre e lo accompagna consolandolo attraverso le vie della città. Grazie, se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo appuntamento con i classici del cinema. Ciao da Andrea.